Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a recensire un paio di cuffie, in particolare le cuffie HD 681B della Superlux. Cuffie veramente economiche, ma che a livello di suono secondo me sono veramente sbalorditive. Se questo è il primo video che vedi del mio canale, ti consiglio di andare a vedere gli altri video che ho fatto e se ti interessano le recensioni di prodotti audio, in particolare di prodotti hi-fi come amplificatori, DAC, cuffie e diffusori, ti consiglio di iscriverti al canale, così da non perderti i prossimi video. Bene, ora possiamo ritornare alla recensione. Sono venuto a conoscenza dell'esistenza di queste cuffie qualche settimana fa, quando ho visto qui su YouTube un video di Retro Game Co, che saluto, dove appunto faceva una recensione di queste cuffie e ne parlava molto bene. Allora, visto il costo veramente irrisorio, ho deciso di acquistarle su Amazon e di fare anche una recensione. Bene, partiamo subito con l'unboxing. Unboxing questa volta è un po' finto perché avevo già aperto la confezione off camera perché non vedevo l'ora di riuscire a testare queste cuffie, però non avevo a portata di mano la videocamera per registrare l'unboxing, quindi diciamo che ho ricostruito il packaging per fare un finto unboxing. Infatti, come potete vedere, il cartone nella parte di destra è tagliato, però ho dovuto tagliarlo per togliere le cuffie. Inoltre, quando arrivano le cuffie spedite da Amazon, arrivano dentro la classica scatola di Amazon e all'interno troviamo le cuffie con questa specie di foglio di cartone e una pellicola abbastanza fine di plastica che le avvolge per proteggerle. Quindi diciamo che dal punto di vista dell'imballo niente di che, ma per il prezzo che hanno ci sta. Ecco, qui vedete il taglio che va fatto per togliere le cuffie. Nella parte posteriore vediamo che c'è una specie di scatoletta con degli accessori. Quest'ultima è incollata con un adesivo alla parte posteriore del cartone e dentro questa scatoletta entra anche il cavo delle cuffie. Una volta liberato il cavo, con attenzione possiamo andare a sfilare le cuffie dal foglio di cartone. Una volta prese in mano, le cuffie sono molto leggere e si nota subito che la plastica con cui sono realizzate è abbastanza economica, ha un aspetto abbastanza cheap. Vediamo ora cosa comprende la scatoletta con gli accessori. Troviamo una busta di tessuto che ci permette di proteggere le nostre cuffie dalla polvere, una cosa molto comoda. E poi troviamo un adattatore da mini jack a jack, dorato e anche ben realizzato. Questo adattatore si può avvitare sopra il mini jack delle cuffie. In questo modo possiamo andare a collegare queste cuffie anche ad amplificatori cuffie o a sorgenti che hanno un'uscita jack con jack standard. Andiamo a vedere ora con qualche foto ravvicinata come si presentano le cuffie. Andiamo per prima cosa a vedere i padiglioni che sono over ear, quindi comprendono tutto l'orecchio e come possiamo vedere sono delle cuffie semi aperte, infatti attorno al logo Superlux vediamo queste piccole aperture che fanno uscire quindi il suono dalla parte posteriore del padiglione. Questo cosa comporta? Comporta in primo luogo che non abbiamo un isolamento acustico totale come possiamo avere quando utilizziamo delle cuffie chiuse. Ciò vuol dire che quando indossiamo le cuffie i rumori esterni sono sì attenuati ma non molto, quindi possiamo sentire tutti i rumori di fondo. Quindi queste cuffie non vanno bene se vogliamo isolarci da rumori di fondo ambientali. Ovviamente se i suoni circostanti entrano nelle cuffie, il suono della cuffia esce anche all'esterno. Quindi se noi ascoltiamo, specialmente a volumi sostenuti, esternamente chi c'è vicino può sentire quello che noi ascoltiamo in cuffia. Quindi diciamo che sono cuffie che non sono adatte neanche a chi vuole registrare, per esempio dei cantanti o dei musicisti che vogliono registrare dei pezzi e hanno bisogno di delle cuffie, queste non vanno bene perché nel microfono entrerebbe anche parte del suono che l'artista sta ascoltando in cuffia. Ma quindi che vantaggi ha avere una cuffia aperta o semiaperta? Il vantaggio è che non abbiamo un caricamento acustico dietro la membrana della cuffia, o meglio in questo caso lo abbiamo ma molto meno rispetto a una cuffia completamente chiusa, e questo comporta come primo vantaggio una riproduzione delle basse frequenze molto più omogenea e meno enfatizzata su certe frequenze, e anche una maggior spazialità e posizionamento della scena stereofonica. Poi andando a vedere il padiglione di sinistra notiamo che il cavo delle cuffie è direttamente collegato alla cuffia e non si può scollegare, quindi è saldato direttamente all'interno del padiglione. Questa è a parer mio una nota negativa, visto che in caso venga danneggiato il cavo, se non siamo in grado di aprire la cuffia e risaldare un altro cavo, dobbiamo per forza andare a gettare la cuffia. Sarebbe stato molto più utile un cavo rimovibile. Ovviamente probabilmente ha fatto questa scelta per questione di costi. La parte alta delle cuffie è composta da due archetti in metallo e sotto di essi una fascia in similpelle
con il logo Superlux, e questa fascia è abbastanza elastica e ci permette di tenere le cuffie in posizione e non è presente nessun tipo di regolazione sulla cuffia. Esteticamente ricordano molto dei modelli di HPG e cercando qualche informazione online mi è sembrato di capire che questa Superlux fornisca appunto alla HPG la parte degli altoparlanti per le cuffie. I padiglioni sono ricoperti da questa specie di ecopelle imbottita e l'imbottitura non è molto morbida, anzi è un po' leggermente dura. Prima di andare alle misurazioni di questa cuffia andiamo a vedere velocemente le caratteristiche tecniche che dichiara il costruttore. Ci viene indicato che abbiamo una riproduzione lineare, che sono delle cuffie semiaperte, che sono circumneurali, quindi che coprono tutto l'orecchio. Poi abbiamo un picco di SPL, quindi una massima potenza sonora di 98 decibel, un'impedenza di 32 ohm. Questo significa che per funzionare non necessita per forza di un amplificatore per cuffie, ma può funzionare ad ottimi livelli sonori anche con il nostro smartphone o con il nostro tablet o altri apparecchi elettronici che hanno un'uscita jack 3,5. Ovviamente, andando ad utilizzare un amplificatore per cuffie, la qualità e la potenza sonora che riusciamo ad ottenere aumentano. Poi ci viene dichiarato il range di frequenze che va da 10 a 30 mHz, la massima potenza che è di 300 mW. Poi ci viene indicato che abbiamo un cavo di 2,5 metri con un jack da 3,5, il peso con il cavo è di 277 grammi, il peso senza il cavo 235 grammi e poi viene indicato che è incluso anche l'adattatore da jack 6,3. Vediamo ora la parte più interessante, che è quella delle misurazioni acustiche. In questo grafico vediamo in rosso la risposta in frequenza del padiglione sinistro della cuffia. La cuffia è stata misurata non in aria libera ma con un carico, cioè andando a simulare, in poche parole, una situazione che va a simulare un po' quella in cui si trovano le cuffie quando sono appoggiate al nostro orecchio. E possiamo vedere che la cuffia è molto lineare, abbiamo solo una leggera enfasi sulle basse frequenze intorno ai 70 Hz, ma veramente poca roba. Per essere una cuffia è veramente poca roba. Infatti la risposta delle cuffie, a differenza di quella dei diffusori, tende ad essere abbastanza enfatizzata sulle basse frequenze. Questo perché con l'ascolto in cuffia abbiamo bisogno di un po' più energia su quel range di frequenze per percepire un suono lineare. Notiamo poi che dai 200 Hz fino ai circa 4000 Hz è completamente lineare e dai 4000 Hz in su abbiamo qualche leggera oscillazione, ma ci attestiamo intorno a un più o meno 5 dB di oscillazione, quindi veramente un'oscillazione contenuta, per poi arrivare fino ai 20 kHz. Oltre non posso andare a misurare perché il mio microfono di misura solo fino a 20 kHz. Confrontiamo ora la risposta del padiglione sinistro con quella del padiglione destro in verde. Come possiamo vedere sono praticamente sovrapposte. La leggera differenza che notiamo sulle frequenze basse può essere dovuta anche al fatto che quando posiziono le cuffie sullo strumento di misura c'è una leggera variazione in base a come posiziono le cuffie, questo perché cambia leggermente la camera di risonanza. Quindi da questo punto di vista la resa sonora dei due padiglioni è praticamente quasi la medesima. Sono andato poi a misurare anche l'impedenza di entrambi i padiglioni della cuffia. In rosso troviamo la curva di impedenza del padiglione sinistro, mentre in verde quella del padiglione destro. Come possiamo vedere la cuffia parte a 20 Hz circa 32 ohm, poi ha un picco in corrispondenza della frequenza di risonanza dei padiglioni che si attesta attorno ai 70 Hz, dopodiché scende e si assesta a circa 34-33 ohm. Possiamo anche vedere che la frequenza di risonanza dei due padiglioni differisce veramente di poco, di circa 5 Hz, mentre il modulo dell'impedenza differisce di circa poco meno di un ohm, diciamo, che su 32 ohm è comunque un buon risultato. Siamo giunti ora alla parte delle note d'uso e di ascolto e partiamo proprio dalle note d'uso. Le cuffie non sono scomode, ma non sono neanche comodissime. I pad in pelle sono un po' duri e quindi non sono molto confortevoli e inoltre tengono anche molto caldo, quindi finché lo utilizziamo d'inverno per magari un'oretta, due, non abbiamo nessun problema, ma secondo me d'estate o per un uso prolungato iniziano ad essere abbastanza fastidiosi. Sono problemi che nascono però quando iniziamo a usare la cuffia un'ora e mezza, 2 ore oppure quando c'è veramente tanto caldo.
Il cavo è della giusta lunghezza, è abbastanza comodo, è anche ben realizzato, quindi non penso si rompa facilmente, è abbastanza spesso e sembra ben realizzato. Ed è comodo avere la busta di tessuto che ci permette di proteggere dalla polvere, ma sarebbe stato comodo avere una scatola in cui metterle quando non le utilizziamo, almeno da proteggerle anche durante gli spostamenti. Per quanto riguarda la resa sonora, devo dire che effettivamente le cuffie sono veramente sbalorditive se pensiamo al prezzo a cui vengono vendute. La resa è veramente ottima, soprattutto sulla parte media delle frequenze, ma anche sulla parte bassa e sulle parti degli alti. La parte bassa è molto corretta, quindi non aspettatevi dei bassi molto enfatizzati o potenti. Infatti, se state cercando una cuffia che abbia dei bassi potenti, siete abituati ad ascoltare musica da discoteca, così non sono le cuffie che fanno per voi, perché hanno un basso sì profondo, ma molto corretto e poco enfatizzato e molto smorzato. Quindi a parer mio abbiamo una riproduzione veramente molto fedele delle basse frequenze. Se vi piace il basso un po' lungo o leggermente enfatizzato, non sono le cuffie che fanno per voi. Per quanto riguarda le medie frequenze direi perfette, ottime, e per quanto riguarda le altre frequenze alcune volte lo trovate leggermente in evidenza, però proprio una roba minima. Sono però molto molto dettagliate e la resa secondo me è davvero ottima. Se siete degli audiofili e non avete mai apprezzato l'ascolto in cuffia o non ci avete mai dato peso, non avete mai provato, visto il prezzo veramente ridicolo a cui vengono vendute queste cuffie, vi consiglio di fare una prova e prenderle, perché secondo me in certe occasioni vengono veramente comode. Per esempio, io le utilizzate spesso quando avevo bisogno di ascoltare la musica la sera tardi, quando con l'impianto non potevo alzare il volume, dovevo tenere il volume basso, piuttosto che ascoltare con l'impianto ma a un volume troppo basso. Un paio di cuffie come queste vengono veramente utili perché ci permettono di poter ascoltare a un volume sostenuto e anche con un'ottima qualità. Per quelli che amano le basse frequenze un po' più corpose, un po' più presenti, esiste anche una versione di queste cuffie che si chiama HD 681 senza la B e si riconoscono perché a posto di avere le parti bianche intorno al padiglione hanno dei particolari rossi e sono essenzialmente le stesse cuffie di quelle che ho provato io, ma con la parte bassa un po' più presente. Siamo arrivati ora ai voti finali. Per la potenza ho dato un 9, per le misurazioni un 9, per il suono un 8,5, per la qualità dei materiali un 6,5, per il design un 8, per il rapporto qualità-prezzo un 9,5. A proposito di prezzo, questa è la cosa davvero assurda perché su Amazon si trovano al costo di 24,90 euro, che per il mio, per delle cuffie del genere, specialmente se pensiamo alla resa sonora, è un prezzo veramente ridicolo. In descrizione al video trovate il link Amazon di queste cuffie, vi ricordo che è un link affiliato, quindi se voi decidete di acquistare queste cuffie o qualsiasi altro prodotto passando da questo link, per voi il prezzo non cambierà, ma Amazon mi riconoscerà una piccola percentuale che potrò utilizzare per migliorare il mio setup del canale. Vi consiglio di andare a vedere su Amazon queste cuffie perché nel momento in cui sto registrando il prezzo è di 24,90 euro, però ce ne sono disponibili solo 7, non so se ne arriveranno altri, presumo proprio di sì. Comunque vi lascio anche in descrizione il link per la versione HD 681 normale senza la B, quindi quelle con i particolari in color rosso con i bassi più accentuati. Oltre ad Amazon comunque le potete trovare anche su altri siti, il prezzo all'incirca è sempre lo stesso. Per esempio, oltre a vari siti italiani che vendono prodotti musicali, le ho viste anche su Thomann, che è un colosso tedesco che vende prodotti professionali e prodotti audio professionali. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. In caso affermativo vi chiedo di lasciare un like. A voi non costa nulla, ma per me è un feedback molto importante. E vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Grazie e al prossimo video.